E là, ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Il video di oggi sarà un'altra intervista, ma questa volta non andremo a prendere un tester che poi ha fatto carriera, come per esempio nel caso di questa intervista qua, o uno dei primi tester a essere stati presi nel Professional Talent Program, come nel caso di quest'altra, ma andremo invece a intervistare una persona che sta dietro una funzionalità estremamente chiave della piattaforma di Triber. Sto parlando di Chiara, ma ora passiamogli la parola e vediamo un pochino che cosa ha da dirci in questa intervista. Chiara, benvenuta sul canale. Tu non sei ancora passata appunto da questo canale, per cui direi che la cosa migliore è presentarti un pochino a chi sta guardando questo video e raccontarci chi sei e cosa fai dietro le quinte del team Triber. Sono Chiara e Triber mi occupo del customer care di Triber, che altro non è quel punto di riferimento dove i Triber scrivono qualora hanno, si augura sempre di no, riscontrino qualche problematica in merito alla piattaforma o attività a esse connesse. Questo è quello che faccio principalmente e poi ovviamente testo. La domanda che ti voglio fare è un lavoro che richiede tanta pazienza secondo te? Se sì, come fai ad averne così tanta per appunto sopportare e supportare tutte le domande che ti vengono poste? Allora, la pazienza la trovo soprattutto nella passione, perché questo che faccio su Triber come Triber Assistant è proprio una passione mia innata, quindi se c'è la passione in quello che fai, c'è la pazienza viene da sé, perché è proprio la passione che ti motiva ad andare avanti, anche se ammetto che a volte ho un blocchetto di biglietti di viaggio di sola andata che vorrei tanto spedire a qualcuno, però giustamente non lo fai perché cerchi di metterti anche nei panni di chi ti scrive, immedesimandoti in quella persona perché ha avuto quel problema, magari una giornata no, ti ha risposto male, perché capita che qualcuno ti risponde male, se la prende con te, ma in quel momento so che non se la sta prendendo con Chiara, ma con il problema che ha riscontrato o con qualsiasi altra cosa. Quindi alla fine in un certo senso tu dici che secondo te la caratteristica principale a portare avanti questa attività di Triber Assistant, come in realtà di fatto per molte altre attività, è un po' la passione appunto per questa nicchia. Però ti vorrei chiedere, ci sono altre qualità che secondo te è importante avere per portare a termine questo lavoro e per farlo in maniera efficace? Assolutissimamente sì. Parto un attimo da un presupposto. Di solito si tende a pensare che per lavorare in questo ambito o devi saper scrivere bene o semplicemente devi essere capace di essere uno smanettone in pratica, ma in realtà non è così, perché a parte appunto avere la passione, ma quella è una cosa a prescindere, tu o hai la passione o se no un lavoro non lo riesci a fare come si deve, ci vuole tanta empatia. Come dicevo anche prima, bisogna mettersi nei panni di chi ti scrive, quindi devi immedesimarti in lui, perché è una cosa che magari per me è scontatissima, noto che per altri quando mi fanno una domanda, anche quelle più semplici, è complicata, non perché la piattaforma sia complicata, ma perché appunto è un primo approccio verso la piattaforma, quindi mi devo immedesimare nei panni, dico ok aspetta, quindi se non mi immedesimo, non sono un po' empatica, ok risolvi il problema a questo, ma poi non ci fa una bella figura, in questo caso Triber, ma neanche io, perché non mi piace passare per quella che ti risponde in fretta e in furia e via. Altre caratteristiche importanti, ma proprio quando ha a che fare con le community, quindi non solo come questo mercato ma anche nei commenti, gestione commenti, gestione community, è la calma. Ovviamente i ticket vanno gestiti nei tempi, questo è vero, è preciso, noi li gestiamo sempre nei tempi, salvo festività, salvo che qualche ticket non ci arrivi per problemi tecnici, ma comunque la calma nel gestire, cercare di capire qual è la problematica e aiutare al tester a non solo a risolvere il problema ma anche a capire come evitare di riscontrare quel problema, quindi a questo unirei anche il problem solving e l'ascolto attivo. Sono delle soft skill che vanno unite, quindi è un mix di soft skill più che di hard skill. Poi ovvio se ci sono anche quelle tanto di guadagnato. Ok, molto interessante questo discorso, quindi volevo agganciarmi e chiederti tu come pensi di aver acquisito queste abilità, diciamo, queste soft skills, ma soprattutto anche come poi sei entrata a far parte di Triber e del supporto in maniera un po' più specifica. Quindi se vuoi raccontaci un pochino la tua backstory. Inizia tutto quando ero bambina, perché non mi piaceva sostanzialmente a volte dover aspettare gli altri, e questa è una parte un po' bruttina, però la devo raccontare. Aspettare gli altri perché io sono una che impara in fretta e stare ferma non ci riuscivo, quindi mi capitava che andavo dai miei amichetti, andavo a spiegare le cose, quindi mi mettevo ad aiutare con pazienza gli altri lì per lì, però poi dicevo vabbè, non ci ho dato tanto peso. Poi per tutto il periodo delle superiori la mia passione era tutt'altro, nulla a che fare con la comunicazione, nulla a che fare con le community,
ma era i mercati finanziari, cioè proprio l'opposto, anche se tuttora io amo Excel, Google Fogli, sono la mia vita e il mio strumento di lavoro quotidiano. La pazienza è nata qui, proprio durante le superiori, che lavoravo come cameriera e come animatrice CR ed educatrice CR con i bambini, e chi ha a che fare con i bambini o con i clienti sa benissimo quanta pazienza ci voglia. Tutto il resto all'università, perché mi sono trovata in una condizione dove io per prima, quando mi sono iscritta, ho trovato difficoltà nell'iscrivermi e non volevo che altre persone come me avessero le stesse difficoltà nel reperire informazioni o iscriversi, contatti dei professori, e quindi ho creato questa pagina di Facebook e da lì ho iniziato proprio la mia passione per la community, dove gestivo le problematiche dei miei colleghi. Quindi è dal 2009 che gestisco pagine social, gruppi, mi ero anche unita ad una pagina nazionale di studenti universitari, poi piano piano ero in un periodo in cui cercavo lavoro e quant'altro e mi sono imbattuta in un'altra piattaforma dove lì anche sono stata presa per fare la moderazione. Vedevo gente aveva difficoltà e non mi piace stare ferma e quindi commentavo, cioè guarda che puoi fare questo, puoi farlo così, e lì sono stata presa per fare la moderazione. In quella piattaforma ho conosciuto Dado. È stato poi Dado che nel 2020 ad agosto mi ha suggerito di iscrivermi in quella che era al tempo App Quality. L'ho un po' studiata la piattaforma e quant'altro, e poi successivamente nel settembre dello stesso anno abbiamo iniziato a creare quello che è l'attuale supporto. Quindi si può dire che io il supporto attuale l'ho visto nascere, crescere e ora correre. Ci sta. Molto figo. Benissimo, quindi la domanda che a questo punto mi viene è: come può essere utilizzato al meglio il supporto di Triber? Quindi quali sono le cose che vanno chieste al supporto e quali invece generalmente no? E anche perché? Allora, partiamo dal presupposto che ogni dubbio, ogni domanda è lecita, quindi qualsiasi domanda un tester ha può farla, ma veramente anche la più semplice. Ad esempio, come si aggiunge un dispositivo, per quanto abbiamo anche delle domande frequenti, sia semplici, ci sono gli articoli, se lui non sa come si fa o riscontra una difficoltà può scriverci. Ovvio che capita spesso che alcuni tester ci scrivano per problemi su campagne che sono in corso di azione, dove appunto c'è già la figura del TL. Più che dire non fatelo, è un consiglio. Se c'è una campagna in corso con una figura di riferimento, che in quel caso è il Triber Coach o il Triber Leader, il mio suggerimento è quello di scrivere al Triber Coach o al Triber Leader, per due motivi principali. Primo, perché lui sa già la campagna di cosa riguarda e conosce meglio appunto le eventuali difficoltà della campagna. Due, perché è attivo in quel momento sulla campagna e può dare un feedback più veloce rispetto a quello che potrebbe darti il supporto in quel momento, perché c'è da dire che il supporto non siamo attivi 24 ore 7 giorni su 7, quindi se la campagna è nel fine settimana potrebbe succedere che il supporto ti risponde lunedì, la campagna è già chiusa, ed è un peccato poi che il tester perdi un'occasione per una domanda che avrebbe potuto rivolgere al Triber Coach o al Triber Leader. Un consiglio che però magari mi sento di dare ai Triber quando si iscrivono è di inserire il TID, perché spesso capita che ci scrivono, un esempio classico: ciao, ho un problema su questa campagna. Non scrivono il loro TID, ci scrivono con una mail con il quale non sono registrati, quindi io non posso risalire a loro chi sono, e non ci mettono neanche uno screen per capire la problematica qual è. Quindi se ci aiutano ad essere aiutati è una grande mano. E poi l'altro problema, che a volte l'abbiamo ribadito più volte, magari ci tengo anche con questo video a ribadirlo, è che alcuni domini mail non ci fanno arrivare il ticket. Quindi se notate che non vi arriva la mail automatica, in quel caso utilizzate un dominio Gmail che è sicuro che vi fa arrivare la mail automatica e apre il ticket. Veramente più vai avanti più è un'attività che si vede che nasconde risvolti molto interessanti sia nella sua storia sia nell'utilizzo. Ma ti volevo chiedere, hai aiuti da parte del team Triber quando svolgi questa attività? Oggi siamo una squadra di 5+1. Dico 5+1 perché i 5 TA, che innanzitutto saluto, si occupano dei ticket di prima risposta, quelli più immediati. Poi eventualmente un ticket risulta un po' più complesso o richiede un'assistenza più tecnica, i ticket poi passano a me. Comunque c'è sempre collaborazione, a volte mi capita di dovermi confrontare con un Triber Leader, con un coach, quindi bene o male la collaborazione quella c'è ed è fondamentale, perché se viene a mancare la collaborazione viene da sé che poi si rallenta tutto. Ma almeno su Triber possiamo dire che la collaborazione
preparazione, però anzi sono sicura. Ok, grazie mille a Chiara veramente per aver acconsentito a partecipare a questa intervista sul canale, è stato super interessante e credo che davvero abbia passato delle informazioni utili per tutti i triber che stanno guardando questo video. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere, se avete una domanda lasciatemela nei commenti e altrimenti ci vediamo la prossima settimana